Amici, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di gadget fotografici e di cose che potete acquistare con pochi soldi, che però sono essenziali nel nostro lavoro. Partiamo subito forte ricordandovi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di supportare con un like e un commento e di seguirmi perché siamo una community fotografica giovane e in espansione. Ma adesso passiamo ai gadgets. Partiamo subito però con il primo gadget che è uno dei più costosi della lista, diciamo che va sugli 80 euro e che è l'SSD, in questo caso della SanDisk, ma un SSD esterno da 1 TB che abbia almeno 800 megabyte al secondo di trasmissione come velocità, essenziale non solo per l'archiviazione dei vostri file, in quanto non è solamente uno spazio dove riporre i vostri file, ma uno spazio dove potete riporre i vostri file su cui potete lavorare. Cosa vuol dire? Se voi attaccate l'SSD al vostro computer mentre fate fotografie, mentre fate video, mentre fate editing di fotografie e video, la memoria che verrà utilizzata sul vostro computer sarà inferiore, quindi praticamente il computer si sforza di meno, non si riempie di file e questo qua lavora molto bene. Per le fotografie è fantastico, cioè tu ci butti sopra le fotografie e praticamente poi lavori da Lightroom, Photoshop, non dà alcun tipo di problema. Per i video credo che Final Cut abbia dei bug, perché ho fatto tutto il video della 7.3 montato su di lui e tutti i video del nuovo anno alla fine montati su di lui e non ho mai avuto nessun problema. Il video della 7.3 è stato abbastanza pesante, non ha avuto zero problemi, però a volte mi fa un bug che non mi importa le clip subito nella timeline, ma credo che sia un problema di Final Cut che a volte mi dà e a volte no, quindi è da capire. Però io mi sono trovato veramente bene, mi sto trovando veramente bene e adesso io faccio una cosa un po' così. Ogni volta che voi guardate un video come questo vi dicono sempre che ne hanno 6 di questi qua e voi dite magari 1 terabyte di spazio, come faccio a metterci su tutta la roba qua sopra che poi magari in 10 mesi lo riempite, ne dovete comprare un altro, sono 80 euro ogni volta. Io sono come voi, io sono un poveraccio, a me non le mandano, a me non le regala nessuno queste cose qua. Quindi, dato che costa 80 euro, adesso vi spiego il mio workflow di archiviazione. Lento, un po' scomodo, ma che però fa risparmiare un paio di soldini. In accoppiata con lui, io utilizzo anche lui un hard disk disco solido della Toshiba, in questo caso, ma va bene tutto, da 2 terabyte. Si trovano a 40-50 euro su Amazon. Praticamente edito le mie cose, faccio le mie cose, archivio le mie cose quando devo lavorare qua sopra. Per esempio video su YouTube, creo un progetto su Final Cut, tutta la libreria di Final Cut si trova qua sopra. Poi quando ho finito il video, tutto quello che riguarda le clip, i b-roll di quel video, l'audio di quel video, le foto specifiche per quel video, le prendo, le metto qua sopra e questo qua lo svuoto. Quindi praticamente questo qua è quasi sempre libero e questo è importantissimo che sia quasi sempre libero, perché più è libero più è veloce. E qua dentro tengo invece tutti i miei file di archiviazione. A livello di prezzo costano non più o meno la metà e a livello di archiviazione hanno il doppio. Sono molto più lenti nell'archiviazione, quello è vero. Io molto spesso quando ho altro da fare mi metto lì, sposto i file, lo lascio lì magari 2, 3, 4 minuti e a cartella di 20 GB, 30 GB sposto la roba. Ovviamente se lavorate con tantissimi file, con tantissimi gigabyte, questo processo potrebbe essere molto lungo, però se lavorate con tantissimi file e con tantissimi gigabyte credo che voi abbiate i soldi per prendervene un paio, quindi tutto no? Pesi, misure, cose, è sempre tutto proporzionato secondo me. Il secondo gadget è un gadget che a me sta particolarmente a cuore ed è questa tracolla. Allora, questa tracolla nello specifico è della PGI Tech, che fa delle cose veramente interessanti, veramente di altissima qualità. Questa tracolla si trova attorno ai 45-50 euro su Amazon, i prezzi salgono e scendono, io mi trovo veramente bene e ha, la cosa più importante, un sistema di sgancio rapido che era quello che volevo io,
soprattutto solido. Ho smesso di utilizzare quella della Sony appena l'ho comprata perché l'ho indossata con Sony A7 III e 2470 Sigma Art, cioè mi stava cadendo perché l'accetto della macchina fotografica non ha retto, insomma stava cadendo e la mia attrezzatura spiaccicata per terra io non la volevo, quindi mi sono messo in moto e ho comprato questa bellissima tracolla, super comoda. In confezione vi arrivano 2 gancetti da attaccare alla macchina fotografica, nel mio caso uno rosso e uno nero, cioè 2 rossi e 2 neri, la tracolla in sé e una piastrina da mettere sotto la vita della macchina fotografica dove attaccate il cavalletto, a cui potete attaccare dei gancetti, insomma potete gestirvi al meglio come volete. E vi è caduta. E quindi veramente super comoda, super consigliata rispetto alle cose della Peak Design che io ho provato per dei lavori che mi hanno prestato così cosà, devo dirvi. Ero un po' perplesso sull'aspetto ganci, perché il gancio tondeggiante ho detto magari scivola, non scivola, a me non è mai capitato, è molto solido, è fatto molto bene, a livello di sistema di sgancio questo qua mi piace anche un pochino di più, la qualità dei materiali invece della tracolla in sé, della Peak Design è un pochino più alta, però parliamo anche di 80 euro contro 50 e 80 euro in cui vi arriva solo la tracolla con i gancetti. Non c'è secondo me uno sbalzo di qualità così alto per cui dite devo prendere quella della Peak Design perché. Secondo me questa è molto valida, ci si trova veramente bene, è velocissima da regolare, super solida, molto approvata. Poi cioè, molto spesso si scatta anche con quelle dei brand, quindi questa è 10 passi più avanti. Passando al terzo gadget, che è il momento di velocizzare un pochino tutto questo processo, Kingston Nucleum, io ce l'ho da 6 anni, 7 ormai, l'ho preso in terza media, adesso sono in prima università, quindi più o meno 6-7 anni. Lo utilizzo in accoppiata con il mio MacBook Pro M1 che ha solamente le porte USB-C, è un adattatore USB-C che va da una porta USB-C a due USB normali, una USB-C di ricarica, una USB-C normale, una SD e una micro SD e poi la porta HDMI su retro. È super importante secondo me avere un gadget del genere che si trova attorno ai 50-60 euro, questo qua nello specifico, per il semplice fatto che comunque anche i nuovi MacBook, anche le nuove cose hanno bisogno di questa cosa qua, perché le USB normali non ce le hanno, perché così puoi attaccare più schede SD, perché mille motivazioni. Questo nello specifico è super interessante, è super solido, costa un po' di più rispetto a quelli che potete trovare a 25-30 euro, ma c'è un motivo, ovvero che in 6 anni non mi ha mai dato alcun tipo di problema. Ha un buon sistema di dissipazione del calore, il design è bellissimo, cioè ha dei segni di usura perché ovviamente lo uso da 6 anni, però è super solido, non mi ha mai dato problemi di sconnettere cose, quindi io lo consiglio. Se volete prendere un hub USB di tipo C, comunque compatto, quindi non super mega potente, professionale, io vi consiglio questo qua perché è veramente il meglio secondo me che potete trovare sul mercato. Kingston fa degli ottimi prodotti, anche delle ottime schede SD, quindi dateci un'occhiata. Ovviamente non mi paga nessuno per dirvi queste cose, me le sono comprate, ecco. Prossimo gadget, super importante, anche questo attorno dai 50 ai 90 euro, poi può andare anche oltre, ma secondo me molto spesso basta una cosa base, ovvero una tavoletta grafica. Io so che ogni tanto salto fuori in un video in cui ve la meno con la tavoletta grafica che è super importante. Secondo me, parere mio personale, se fate ritratti e dovete lavorare con la pelle, dovete lavorare in post-produzione con degli strumenti in cui è importante la pressione, la tavoletta grafica è super importante. Non importano le funzioni e le dimensioni, secondo me è super importante la marca di cui la comprate, perché ci sono dei brand super affidabili che fanno varie tipologie di tavolette grafiche. La Wacom per esempio, che è una delle migliori, fa le tavolette grafiche da 400 euro come fanno le tavolette grafiche da 50 euro. La differenza tra una 50 euro della Wacom e una 50 euro di un brand un po' più sconosciuto è che le funzioni principali di una tavoletta grafica, ovvero la sensibilità alla pressione, la sensibilità al tocco e lo scorrimento del pennino sulla tavoletta,
è importante secondo me che siano di alta qualità e dei brand anche con dei modelli più base comunque mantengono la stessa qualità. Io ho utilizzato una della Wacom da 50-60 euro, adesso utilizzo una della XP Pen che mi hanno regalato che costa un pochino di più, attorno agli 80-90 euro, c'è anche dei tasti personalizzabili, è super comoda. Se lavorate in post produzione e lavorate soprattutto con i ritratti in cui dovete lavorare la pelle, perché la pelle non si liscia a caso ma si lavora punto per punto, questa è super importante secondo me, cioè veramente vi cambia il modo di lavorare, anziché usare un mouse o un trackpad che non sono sensibili alla pressione. Questo è veramente vi svolta, è super interessante. Anche una da 50-60 euro è di brand validi, vi lascio alcuni link qua in descrizione, sono veramente interessantissimi. Ultimo ma non per importanza, veramente super importante, un kit di pulizia. Io in questo caso, vabbè, ho appena pulito la macchina fotografica, quindi ho questo barattolo con dentro la classica pompetta, il pennello per pulire e alcuni gadget tipo un panno di microfibra, veramente basici. Ce ne sono per tutte le tasche, dai 20 agli 80 euro ai 110 euro, insomma come volete. L'importante secondo me è mantenere la vostra fotocamera pulita. Come si fa? Semplicemente volta per volta tenendo pulita dalla polvere. Il sensore è un po' delicato, quindi utilizzare solo la pompetta per pulirlo. Se la vostra macchina fotografica poi, come nel mio caso, ha la possibilità di avere un'autopulizia, per esempio la Sony fa vibrare il sensore, la polvere più esterna si stacca, con la pompetta 2 soffi e si toglie. Il panno di microfibra è super importante, così come anche il pennellino per pulire dalla polvere, dalle macchie magari che si vengono a creare sulla vostra lente, veramente super importante. Vi ricordo che se avete una macchina fotografica sporca sul sensore e sulle lenti, nelle vostre fotografie si vedranno delle macchie, quindi tenetele pulite. Io personalmente non faccio mai una pulizia autonoma del sensore per il semplice fatto che non so, non mi fido, cioè utilizzare dei prodotti sul sensore che è così delicato e io metterci mano che non sono un esperto, piuttosto preferisco lavorare volta per volta in pulizia e poi quando ho bisogno magari di fare una super pulizia andare da qualcuno di esperto, pagare per farmelo fare, però almeno sono sicuro che fanno una cosa fatta bene. Basta, questo è super importante, cioè pulitevi, lavatevi e lavate la vostra macchina fotografica. Bene amici, spero che il video vi sia piaciuto, noi siamo arrivati alla fine, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, rimanete sintonizzati perché arriveranno tantissimi nuovi contenuti ogni settimana qua il mercoledì alle 5:30, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!